Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qui. Oggi mi trovo in Val Malenco, più precisamente a Campomoro, e salirò in Punta Marinelli per superare il mio record personale dell'anno scorso di 3052 metri del Pizzo Coca. Come avevo detto qualche video fa, il cielo non è dei migliori, è appena piovuto, infatti un po' tutto bagnato, ma le previsioni meteo danno bello durante la mattinata, speriamo per i panorami. E nulla, partenza dal rifugio Zoia, dal parcheggio, anche se io la macchina l'ho parcheggiata poco prima nei posteggi gratuiti. Sono circa 1300 metri di dislivello per 3 ore e mezza, 4. Vediamo com'è, prima volta. E nulla, si inizia, a dopo! Somewhere to be. I'm on the deep end, driving, losing hold of the wheel. Arrivato qui al bivio ragazzi, si può scegliere se andare verso l'Alpe Musella, ma lo farò poi al ritorno, oppure salire su di qui a destra, che è una via un po' più veloce. Diciamo che farò questa all'andata per accorciare un po' i tempi e poi tornerò giù dall'Alpe Musella facendo una sorta di mini giro d'anello. Proseguo. Non lo nego, questo primo tratto di sentiero bello in piedi, si fa sentire, spezza bene il fiato e fa sudare parecchio. Dopo gli ho fatto il pezzettino in piano e adesso sto iniziando il sentiero dei 7 sospiri che porterà al rifugio Karate. La pianta. A più tardi. Questo sentiero dei 7 sospiri fa proprio sospirare, bello tosto. Sono praticamente 7 collinette formate da sedimenti morenici che appunto si sono formati dopo lo scioglimento dei ghiacciai e si continua praticamente a scollinarli e a vedere in lontananza il rifugio Karate, che sembra non arrivare mai. Fantastico panorama con le nuvole, veramente bellissimo. Sopra qui è azzurro, fantastico. Continuo a sospirare. A più tardi. Passate 2 ore ragazzi, alle mie spalle il rifugio Karate. Adesso si è aperta questa visuale spettacolare sui ghiacciai. Rifugio Marinelli Bombardieri da questa parte. La prossima tappa. Si inizia già ad intravedere il rifugio Marinelli e Bombardieri. Vediamo quanto tempo ci vuole. Al cartello ce l'ha indicato 1 ora e 10 o 1 ora e mezza se non sbaglio. Vediamo. Ragazzi, si continua a scendere
Questa cosa mi puzza un po', nel senso che ho già capito che poi si suderà parecchio a salire fino a su là. Ah, che bello. Vabbè, la montagna è anche questa. A più tardi. I can't ignore the ways of fate. Won't change, come crashing all the same. Passate 3 ore ragazzi, alle mie spalle è il rifugio Marinelli Bombardieri e adesso si prosegue lungo tutto quel sentiero per arrivare in Punta Marinelli. È bello tosto, però dai, veramente panorami incredibili con i ghiacciai. Qui sotto c'erano dei bellissimi laghetti alpini, fantastico. Speriamo si liberi anche un po' il cielo, perché questi nuvoloni sono un po' bruttini, dato che davano bel tempo. Speriamo. Waves, let's look the ball in the face. We'll never be afraid. We'll never be the same. Let's float away from this place. Let's leave alone with no trace. We'll never feel the cage. We'll never be the same. Arrivato quasi a quota 3000 ragazzi. Presumo che Punta Marinelli sia quella. Iniziano un po' a sentirsi e sono quasi lì per superare il mio record dell'anno scorso del Pizza Coca. Fantastico, comunque veramente panorami mozzafiato che probabilmente in videocamera non meritano quanto dal vivo. Veramente incredibile. Let's stand on top of the waves. Let's look the ball in the face. We'll never be afraid. We'll never be the same. Let's float away from this place. Let's leave alone with no trace. We'll never feel the cage. We'll
Che spettacolo ragazzi, superato il record personale dell'anno scorso del Pizzo Coca, arrivato in cima alla Punta Marinelli. Questa è la Madonnina come simbolo di vetta e questi sono tutti panorami incredibili. Giù là c'è il Pizzo Scalino che è leggermente nascosto dalle nuvole, settimana prossima se è bel tempo ci andrò. E qua tutti i ghiacciai, là si vede già anche il lago di Ghiacciaio Fellaria, fantastico. Bernina, di là abbiamo il Monte Disgrazia, qua bellissimi laghetti azzurri, e là invece il rifugio Marinelli Bombardieri. Veramente queste nuvole tra le montagne è una cosa indescrivibile, veramente uno spettacolo incredibile. Giornata bellissima con queste nuvole, spettacolare. E nulla ragazzi, adesso ho già fatto qualche foto, è già da parecchio tempo che sono qui in cima e quindi è anche ora di tornare giù perché sennò non arrivo più. Ci vediamo più tardi, a dopo! Sul sentiero che porta al rifugio Marinelli, che vedete lì davanti, questo come vedete è ben marchiato, invece su là dove ci sono le ultime indicazioni per la vetta, da lì in poi il sentiero obiettivamente si va un po' a caso cercando di vedere qualche ometto in lontananza e seguirlo, perché le indicazioni scarseggiano, quindi si fa proprio un po' a caso la salita. Comunque piacevole, dai, nulla di difficilissimo. Ritornato al bivio che incrociava il sentiero dell'andata, adesso sto scendendo verso l'Alpe Musella, sentiero un po' più lungo rispetto a quello dell'andata. Vediamo com'è. A dopo! Ho deciso ragazzi di non passare dall'Alpe Musella perché avrei allungato di un bel po' e onestamente sono già stanco, oltretutto sono già a 18 km e manca ancora un pochino ad arrivare a Campomoro, quindi ho preferito fare una strada alternativa e nulla, sarà magari per un'altra volta. Intanto proseguo di qua. Ritornato finalmente alla diga di Campomoro dopo ben 23 km di escursione, abbastanza provato, da essere sincero. Non è un'escursione difficile, anzi bellissima comunque. Non è un'escursione difficile per quanto riguarda passaggi tecnici piuttosto che, ma è difficile per la lunghezza, veramente piedi abbastanza distrutti. Comunque ragazzi, incredibile dalla vetta, infatti ci ho messo più di 9 ore, però non volevo andarmene da lì, infatti ci sono stato quasi per 2 ore a fare foto, video eccetera, a mirare i panorami, perché è veramente una cosa incredibile. Settimana prossima sarò su là, tempo permettendo.
Se vi è piaciuto il video ragazzi lasciate un like, iscrivetevi al canale, passate anche dal mio sito internet comoleketrekking.it per organizzare al meglio le vostre escursioni con descrizioni, tracce GPS scaricabili e foto appunto che faccio durante le escursioni. Ho aggiunto adesso ultimamente 2 escursioni, una al lago Lagazzuolo, sempre qui in Valmalenco, che ormai tra un mesetto sarà da fare con i larici arancioni, sarà uno spettacolo, e anche l'escursione a Monte Generoso, che è sempre uno spettacolo anche da lì col Monte Rosa sullo sfondo. Nulla ragazzi, vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!